benvenuto a tutti gli amici di Music Off. Siamo qui da Tomassone a Roma. Io sono Davide Tomassone in compagnia di e di una chitarra speciale. Finalmente siamo arrivati a un'altra icona di casa Gibson, la SG. E in questo caso la chiamo SG, ovvero Solid Guitar, questa è la sigla di questo prodotto, perché questa è una riedizione del 64 e quindi una chitarra che non presentava l'indicazione Les Paul. Infatti, in realtà nel 61 la SG, questo modello, dopo vedremo anche il prodotto custom con la finitura più ricca, prese il nome di Les Paul, cioè il prodotto Les Paul inteso per come lo conosciamo, per come lo intendiamo noi, quindi corpo carver, singola spalla mancante, mogano e acero. Non è più in produzione, non è il prodotto che viene più venduto e viene sostituito da questo strumento che è più semplice, con forme smussate, la doppia spalla mancante, il doppio corno con un'accentuazione del manico che esce dal body piuttosto pronunciata. Esiste in versione appunto standard o in versione custom, ma poi vedremo anche delle versioni junior molto semplici. Esistono nella storia di pochi anni, realizzano chitarre sia con gli humbucker che con i P90. Nella gamma SG il P90 è molto utilizzato, è molto presente in tutti gli anni 60 ed è un prodotto che pur nella sua semplicità, nella sua sobrietà, diventerà anche lui un must nel rock mondiale, nelle band mondiali. Adesso è chiaro che i riferimenti sono i soliti e viene subito da dire Angus Young perché Black Sabbath, Tony Iommi, ma anche lo stesso Clapton ha lavorato tantissimo con l'SG, Santana stesso, Woodstock l'ha fatto con l'SG se non ricordo male, quindi in realtà parliamo di un prodotto che ha fatto veramente la storia. Strumento completamente in mogano, sempre col set neck, incastro, corpo e manico. In questo caso abbiamo una vibrola, ma diversi tipi di leve sono state utilizzate. Anche lì in quegli anni troviamo chitarre che montano il Bigsby. Tutt'oggi esiste la gestione, la possibilità di montarlo come seconda opzione, ma l'attuale produzione original di casa Gibson ha permesso di realizzare prodotti con vibrola, una leva come questa, o anche la Sideway, una leva laterale per un vibrato molto molto leggero che magari dopo andiamo a sentire a provare. E prenderei fuori subito il custom che è la sorella maggiore in termini di finitura della SG. In questo caso è bello notare, faccio notare, questa scrittina Les Paul Custom. Ecco, alcune volte poi veniva inserita anche nella campana alla paletta, ma ecco, questa indicazione Les Paul ha creato un po' di confusione, ma come la Les Paul non era l'altra per un certo periodo, ogni tanto anche clienti che venivano in negozio si trovano un po' confusi da questa variazione sul tema. Questa la ricorderemo e la chiameremo sempre SG anche se c'è l'indicazione Les Paul, però in quell'anno a catalogo era presentato come Les Paul Custom e Les Paul Standard. 3 pick-up, vibrola anche in questo caso, tastiere in ebano, hardware dorato, sentiamola e sentiamo cosa ne dite. Grazie amore. Hanno realizzato anche delle versioni semplicissime, molto belle. Il suono era bellissimo, il suono dell'humbucker proprio grosso, rotondo. La chitarra che vi farei vedere in questo momento è una chitarra sobria. Abbiamo già avuto modo di sentirla e di registrarla in una piccola session insieme ad Alex per la presentazione dei bassi, degli EB. E vedete che è proprio semplice. Mogano, wraparound il ponte, quindi non c'è neanche la divisione tra l'attaccacordi, il tailpiece, la cordiera e il ponte. Singolo P90 dog ear, questa è l'indicazione quando vedete il P90 con i suoi triangolini, sono orecchie
di cane, battipenna proprio semplice che serve soprattutto per coprire, se noi lo andassimo ad aprire, troveremo l'incastro corpo e manico con l'incollaggio e col tenone, semplice volume tono, sobria, senza filetti, meccanica vintage style, proprio semplice, semplice, semplice. Eppure con questa semplicità questa chitarra ha fatto la storia e sentiamola. Avete sentito? Tira sul volume, riapro il volume, sentiamo, senza suonare. Qua torniamo al discorso del Les Paul 56-57, siamo divertiti a sentirlo. Ecco, questo era il suono del P90, molto più aperto, molto più open, però questo ronzo ce lo teniamo tutti e ci deve piacere così. E come un buon musicista come Moreno è, la classica mossa che si fa alla fine è la chiusura del volume per togliere il fondo. In realtà quando c'è segnale non si parla mai di rumore in assoluto, adesso deviamo un po' sull'argomento, però era da affrontare sul single coil questo argomento. Si parla mai di rumore in assoluto, ma si parla di rapporto segnale-rumore. Rapporto segnale-rumore che è fondamentale per stabilire il disturbo del ronzio, del noise, mai solo il rumore ma nel rapporto. Questa è una chitarra che comunque ha un ottimo segnale, un ottimo livello, quel po' di fondo se lo tiene, ma quando si suona non si sente niente, anche una bella saturazione non esagerata, piuttosto spinta, il risultato è assolutamente piacevole e dinamico. Tanto ci sarebbe ancora da dire nell'SG, nel senso che anche lei ha avuto tutta un'evoluzione di prodotto, lo abbiamo detto prima, negli anni 60 tanto P90, quello che abbiamo sentito in questo caso, poi tornano successivamente gli humbucker, poi versioni con legni diversi, la ZSG, alcuni di questi se lo ricordano, mia figlia mi sgriderà perché non si dice Z ma si dice D, c'è tutto un discorso di pronuncia su cui me ne dirà di tutti i colori, ma in realtà si tratta di una chitarra dove è stato cambiato il legno e dal mogono si passa al walnut, al noce, con un suono ancora differente. Anche l'Acor hanno utilizzato, chitarra un po' più pesante, ma hanno utilizzato anche l'Acor per dargli un suono decisamente più aperto, più secco, più tagliente, con colori sonori differenti. Il colore classico dell'SG è questo cherry bellissimo, ottenuto attraverso l'anilino, un colorante sul rosso che mette in risalto la vena, il poro dell'SG, che è in mogano e quindi anche nelle verniciature, anche se leggere, tende a buttare fuori spesso il poro. In questo caso tastiere in palissandro, nella custom tastiere in ebano, dot e rettangoli e sono tutti bellissimi prodotti che hanno fatto la storia. Cosa aggiungere? Cosa vorresti dire della SG? Cos'è che nel suonare l'SG tocca le corde del chitarrista? È una chitarra con un'impostazione tutta sua, perché il manico attaccato in questo punto è, se uno suona in maniera distratta, ci sono almeno 3 tasti di vantaggio. Si sta, un Mi diventa... un Sol, che però non c'è è un un Sol. accesso completo al manico, quindi è comodissimo per questo. Non ci sono mai parti di legno, non c'è attrito, niente, si arriva qua giù con... Quindi ottima per la parte solista, sì, classica, tradizionale, chiaramente non è una chitarra tecnica, però, però se pensiamo ad Angus Young cosa ha fatto, che i suoi riff, i suoi soli assolutamente piacevoli e belli. Bene, abbiamo raccontato anche questa storia dell'SG Les Paul o della solid guitar di Casa Gibson. E noi vi ringraziamo, vi aspettiamo alla prossima puntata. Da Sergio Tomassone Roma, Davide Tomassone vi saluta insieme a Moreno Viglione. Grazie, alla prossima. Ciao a tutti.